Adesso sto trasmettendo di nuovo. Si parlava di magia dal vivo. È caduto poi è caduto poi è saltata la luce, è saltata, capito? E che cosa è successa? È saltata la luce e io purtroppo non ho potuto rispondere a molte persone che m'hanno scritto nella chat. Dovrò andarla a leggere la chat. Peccato, perché però almeno ho imparato come fare a interrompere una live che si era interrotta per questioni avverse, per questioni avverse, perché mi era successo altre volte che o salta la luce o succede un qualche cosa di strano e uno non sa come interrompere la live, perché continua la live e invece succede eh, che poi alla fine, insomma, è una cosa che mi fa arrabbiare molto quando succedono queste cose che io avevo io ero riuscito a avere tante persone che mi commentassero e invece è saltata la luce, capito? Parlando di magia nera è saltata la luce. Io non sono superstizioso, però insomma queste cose succedono nella diretta e stavamo parlando di magia a Torino. Adesso non so se riuscirò. Ah, ecco, mi seguono in tre persone e ho un like. Speriamo che le persone che mi seguono cybercat, sì, esatto, cybercat. Però parlando della magia a Cefalù, Sicilia, nell'abbazia di Telema. Adesso probabilmente salterà di nuovo la luce. Come non ricordarci di questo signore qua, Edward Alexander Crowley, che, come ho spiegato in un mio ultimo video, uno dei miei ultimi video, andategli a cercare, non più di una settimana fa, lui ha ripudiato così tanto i suoi genitori che si è cambiato Alexander Edward Alexander Crowley, se l'è cambiato per Aleister gaelico, gallico, perché era della Scozia, no? Crowley, che è il padre dell'occultismo e forse del satanismo e della magia nera moderni, a parte Eliphas Levi eccetera. E quindi adesso, appena ammiccano le luci, io mi appresto a chiudere il computer, perché succede di cattivo che, per esempio, tu lasci aperta una sessione in Facebook o in YouTube o in Instagram e il tuo dispositivo lo sconnetti senza uscire dalla sessione, e ti possono rubare la conto, perché non so come fanno. Però peccato, ero arrivato a avere 10 persone che mi seguivano simultaneamente, credo, e adesso invece mi ritrovo a avere tre spettatori. Però questa vecchia Logitech e questa vecchia webcamera vedo che mi filma abbastanza bene, vedo che è passabile nei confronti di come lo faceva il cellulare. Poi non c'ha il lag
i lag che c'ha il cellulare trasmettendo wifi, soltanto che se salta la corrente, l'inconveniente è che a differenza del cellulare, qua si spegne tutto, si può anche rompere il computer. E poi un'altra cosa che io ho scoperto proprio adesso come fare a interrompere una live, perché quando tu riaccendi il computer e, eh, e accedi di nuovo a YouTube, accedi di nuovo in YouTube, succede che la live continua, non ne puoi fare un'altra. Io stavo per fare una live nel mio secondo canale, Santen Chan, Radio Santen Chan, però ecco qua, vi do il link se voi volete vedere 80 90 episodi che ho caricato nella mia radio Sant'Enchan, il mio secondo canale di YouTube, per salvare gli episodi di Spreaker. Comunque ne troverete molti di più cercando Spreaker in questo canale Sant'Enchan. Qua vi lascio il link. Ma ecco qua, ti ho già mandato il link, caro eh, amico. E veramente io adesso ho scoperto come fare a sospendere una live che quando si interrompe perché si spegne il cellulare, salta la corrente e tutto, rimane purtroppo il fatto eh, che la live continua finché magari dura 8 ore di schermo vuoto, e la gente poi si scoccia, dice ma questo qua ci ha tagliato. E invece no, non è così. Quindi vi invito, cari spettatori e spettatrici, a iscrivervi e a sostenermi anche guardando o ascoltando, perché molti per esempio vogliono ascoltare più che guardare dal cellulare, perché sono interessati a dei temi. eh, quindi i programmi radio di Spreaker, siccome io sono disoccupato, non posso permettermi un abbonamento a pagamento, allora adesso hanno abbassato il limite a 4 o 5 ore di programmazione gratuita, e gli episodi non durano più 30 minuti come qualcuno nel passato, ma durano circa 15 minuti, e quindi si può caricare poco. Poi io non voglio cancellare gli episodi che sono stati più visti, e allora alla fine cancello pochi alla volta e trasmetto poco alla volta, non trasmetto tutti i giorni. Ma come potete vedere, ecco qua. Ah no, qua ho fatto una live tempo fa a uno che poi mi scocciava perché si faceva passare per amico, e quindi questo non è un programma di Spreaker che metto qua il link, è un programma che ho fatto. Ma se cercate nel mio canale, vediamo un po'. Se cercate Spreaker, vediamo un po', che io vi voglio mettere il link e vado a cercare, perché ecco qua, ne ho caricato tanti episodi. Qua vi lascio la ricerca in questo stesso canale, tutti i miei episodi sono più di 100,
E poi vi voglio fare vedere appunto che c'erano degli episodi che duravano più di 30 minuti, come questo, perché una volta c'era una volta e forse due, un asinello e un bue. Allora questo più di circa 6 anni fa, 6 anni fa io ci avevo che funzionava, perché poi gli si è rotto il bottone dello spegnimento, il Samsung Galaxy Young 5360, e avevo la prima versione arancione di Sprecher, che è stata in pratica la seconda versione, e io trasmettevo tutti i giorni così, mi divertivo un mucchio, non pensavo di farlo per far soldi. E poi salvavo gli episodi, anche se ci avevo 10 ore, salvavo gli episodi. Infatti questo è stato visto 28 volte. Se volete ascoltare i miei radioprogrammi, commentarli per dirmi cosa ne pensate e condividerli, mi farete contento. Eh, di solito hanno un promedio di 17-16 visualizzazioni. Io parlo in questi radioprogrammi dei temi più svariati, e a volte durano 4 minuti, a volte 16:40. Non ho sfruttato appieno la mezz'ora che avevo a disposizione, avrei potuto fare 20 episodi di mezz'ora e poi cancellarli, ma non radio trasmettevo così tanto. e, e qua c'è uno da 25 minuti con dei titoli, siccome parlavo di tutto un po'. De Luna, cara amica, mi dice: sì, raccontaci una fiaba. Purtroppo ce ne sarebbero di fiabe da raccontare della nostra Italia, ma chi era il conduttore di Blu Notte? Ecco, ci sarebbe da raccontare fiabe alla Blu Notte, e poi non si dormirebbe più. Mettevo dei titoli perché parlavo di tutto. Santen Chan speaking at you again, radio trasmesso con Sprecher. Cioè, Santen Chan vi parla ancora. Cara amica, bisognerebbe raccontare le fiabe di Report, le fiabe di Blu Notte. Lo stesso progettista del Mose o Mosè, che avrebbe dovuto dividere le acque di Genova, ha detto che sarebbe stata una follia attivare il Mose perché incompleto, sarebbe stato come andare a tutta birra con un Ferrari senza freni. E quindi questo che rappresenta, e questo rappresenta che l'Italia è l'Italia del ponte di Genova, l'Italia della cassa degli studenti di Amatrice, l'Italia senza freni, senza controlli, l'Italia dei dissesti idrogeologici. Io ci ho fatto dei video e mi raccomando, andatevi a guardare eh, questo video mio, che adesso vi metto il link, perché io ho messo nel video dei video consigliati a tutti i miei video che ho fatto sul tema dei dissesti idrogeologici italiani, che io ne vengo parlando non da oggi o da ieri, perché c'è l'acqua alta a Venezia, eccetera eccetera. Ma no, ma vediamo un po' se riesco. Ha già 60 visualizzazioni. Io non ne scrivo da adesso, non ne faccio video da adesso, le faccio dal 2013. Ecco qua, vi do il link. Un po' di pazienza, tutto lento, speriamo che non salti di nuovo la luce. Vediamo un po'. Ecco qua: Venezia, acqua alta, nubifragio, tormenta di inondazioni, fatto con Sprecher. L'ho fatto ieri, mi sembra. Ok, ero rimasta all'asinello e al bue. Stai bene con i capelli?
sì, oggi questa mattina me li sono lavati, grazie, perché se no rimangono appiccicaticci. In Italia è così, stavo per scrivertelo nei commenti. Comunque c'è sempre il cerchio bianco che gira. Ah, bene. Qual è il cerchio bianco? Non ho capito. Ah, riguardo la magia, il cerchio bianco. Non lo so. Qua mi sembra che fra cerchi rossi, neri, e poi vogliono fare le Olimpiadi in Italia. Non so. Ah, sul mio faccino, scemo, e il cerchio negli occhiali, e mi devo togliere gli occhiali perché probabilmente la webcamera. E che succede che io ho scoperto che col mio cellulare, il Motorola Moto X seconda generazione, ho problemi di wifi, che ce l'ho un ADSL da 3 o da 6 megapixel. Invece con la mia telecamera, la mia webcamera, la mia webcamera, eccola qua, con la mia webcamera, che si innesca via USB, non ho nessun problema, non ho nessunissimo problema. Non si taglia per colpa del wifi lento, e non ci sono degli scatti nell'immagine, anche se l'immagine vendrà pessima, mi immagino. L'immagine vendrà pessima, mi immagino. E anche con questo microfono analogico che funziona via spinotto, perché ho un computer, un pc da scrittorio, non un partito comunista, che c'ha gli spinotti analogici, perché è un computer dual core duo, che è del 2010, ma magari è un modello anteriore al 2010, e quindi fra poco, anzi no, sì, fra poco nel 2000 nel 2020 farà 10 anni. Comprato a gennaio, comprato, fra poco farà 2010, 2020 farà 10 anni. C'è un computer da 10 anni. Se non mi salta ogni volta la luce, perché tu, cara De Luna, potrai vedere che ho finito di fare un altro live, e purtroppo, care amiche e cari amici, dovrò andare a leggere gli ultimi commenti in chat, perché è saltata la luce, non ho potuto leggere nessun commento. Ma ho scoperto, nel caso in cui si interrompe per una qualche ragione la live, come farla a interrompere, perché per YouTube continua ad andare in onda anche se non ha segnale, e io non sono riuscito a ripristinare il segnale di quella live. Allora me la sono dovuta ingegnare, sono riuscito a interrompere la vecchia live e farne un'altra, perché altrimenti sarebbe stato meglio, sarebbe stato più micidiale. Che ti salta la luce in casa, tu riaccendi il computer, rientri in YouTube e continui a. Mi devo abituare poi a guardare la camera, non avendo lo schermo, guardo lo schermo, e poi voi vi sentite esclusi. Credete che io faccio un monologo. Allora non ho potuto ripristinare la live, ma ho dovuto per forza di cose e farne una nuova. Per fortuna che sono riuscito a interrompere la vecchia, altrimenti avrei dovuto caricare il mio video nel canale. Ciao, ah, ecco, tu ti chiami Ciao iscritto like. Ciao, ciao iscritto like. Io pensavo che mi dicessi che ti eri iscritto. Invece no, il tuo nick è Ciao iscritto like. Ciao. Allora io metto ciao. Ciao, ciao iscritto like. Ah, fantastico. Ciao iscritto like. Ciao iscritto like, mi sono iscritto e like. Benissimo, fai onore al tuo nome.
e adesso forse dovrò interrompere la live, non lo so, da un momento a un altro, perché ho in casa dei lavori da fare di per quanto riguarda, sì, dice la nostra amica Luna, di nome e di fatto. Ho da aggiustare dei fili che si sono bruciati e quindi da un momento a un altro, prima che salti di nuovo la luce, l'energia elettrica, per essere corretti, dovrò sospendere la live. Si vede malissimo, lo so, perché se io faccio le live con il mio cellulare, un Motorola Moto X seconda generazione del 2014, c'ho una DSL da 3 megabit, invece io mi filmo con questa vecchia webcamera analogica, credo che sia analogica, del 1999, che si connette via USB nel computer, e mi sto filmando, come potrete vedere, con un microfono analogico, così non c'ho delle sospensioni nel wifi, perché adesso ti faccio vedere una live che è venuta malissimo, caro amico. Guarda questa live per crederlo. Era una live di 2 ore, più di 2 ore, incredibile. Ho parlato tantissimo, mi sono sforzato, eppure se fai clic in questo link che ti lascio, vedrai che ci sono 8 minuti e 48 secondi, perché il wifi funzionava così male, il cellulare mi si era surriscaldato, il cellulare mi si era surriscaldato, che non si è salvato nulla di quella live, di tutte le cose che ho detto interessanti, non perché le abbia dette io. Poi l'immagine si vedeva anche male con quella vecchia webcamera frontale, e quindi ecco qua, vi lascio il titolo del video, vi lascio il titolo del video, mi raccomando. Poi non mancate di guardare i miei video in questo canale. Io vedo una foto fissa, strano, perché io qua ce l'ho aperto la pagina della mia live di adesso, e non c'è una foto fissa, io mi vedo muovermi, quindi ok, non ci fa niente, l'importante è quello che dici. Ma io vedo l'immagine muoversi, caro amico, e mi spiace che ci sia un'immagine fissa, chissà che cosa sarà successo, un'altra diavoleria. Anche gli altri dicano se vedono una foto. Anche tu de Luna vedi una foto? Sì, sì, ti muovi. No, perché a volte sono fisso, mi rimango fisso io, nel senso che sto così parlando per tanto tempo, perché io volevo dirti questo quest'altro, e sembra una foto fissa, lo so, sì. Io non sono YouTube, anch'io, che lui l'unica cosa di fisso che ha è mangiare. No, ma mi dovrei muovere di più, dovrei, sì, lo so che vuoi dire. Ciao, iscritto, like. Sì, sì, non mi muovo molto, i miei, io ho la foto statica dall'inizio. Ah, mannaggia, mamma mia, quanti libri hai visto, caro amico? Ho tantissimi libri, tantissimi, letti in una vita, e continuo a leggerli, a rileggerli. Ho qua libri dappertutto. Allora, se hai delle domande culturali, o se vuoi vedere sui libri, qua per esempio, ti lascio una lista di riproduzione, vediamo se la trovo. Qua per esempio c'è la lista di riproduzione, prova a uscire a rientrare.
Grazie De Luna. Qua c'hai una lista di riproduzione della mia la recensione che ho fatto di giornali, e poi qua c'è la rubrica letteraria. Caro amico, ciao iscritto, like, fai clic in questi link che ho messo adesso e vedrai che ci sono delle liste di video. Eccoti, ora sei vivo, grazie, per fortuna pensavo di non essere vivo. Grazie mille, mi hai ravvivato. Allora, come si potrà vedere, anche questa seconda live per il momento tutto va bene. Per il momento siamo riusciti a parlare di tante cose e anche di nulla, pur di tenerci compagnia. Di storia ne hai un sacco, un sacco, un sacco di storia, non di tutta la storia, ma ho un po' di tutto, perché io ho letto di tutto, nel senso che ho letto un po' di tutto. Che storia ti interessa? Di cosa ti interesserebbe sapere di storia? Rilke, Rilke, chi è Rilke? Mi dispiace fare questa domanda, ma vediamo. Rilke lo Rainer Maria Rilke, nome completo Carl Wilhelm John Joseph Maria Rilke, è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo austriaco di origine boema. No, purtroppo no, purtroppo no. Mi piacerebbe. Impero romano e seconda guerra mondiale, ma anche 800. Ah bene, sulla seconda guerra mondiale sì, ti posso dire tantissime cose. Sull'impero romano anche, e anche l'800, anche il 900. Per ora uno dei miei poeti preferiti. Io preferisco Charles Baudelaire, I fiori del male. È l'unico poeta che ho apprezzato in vita mia, le fleur du mal. E quindi qua ho pubblicato, ehm, ho pubblicato proprio, ho dedicato in community, vediamo se lo riesco a trovare. Ecco qua, ho dedicato nella mia community alle fleur du mal il suo, la sua poesia più bella, Spleen dei fleur du mal. L'avevo già letto nella tua community, grazie amica. Ecco qua, facciamolo leggere anche agli altri, perché veramente le fleur du mal sono, adesso ecco qua, sono veramente l'opera più geniale di quel geniale poeta. E poi mi piace Poe, Edgar Allan Poe, Lovecraft, mi piace tantissimo Lovecraft. E che dire, sono le 23:30. Io non vorrei che tutte e tutti voi faceste così tanto tardi, ma vedo che siete aumentati adesso finalmente di nuovo a 6. Eh sì, sempre horror maledetti. Prima nell'altro video che ho fatto in diretta ho fatto vedere la foto di Edward Alexander Crowley in arte alle Easter Crowley, e mi è saltata la luce in casa. E adesso continuo a parlare delle stesse tematiche. eh, ciao iscritto, like, tu credi alla teoria che Hitler è scappato in Sud America? Non lo so, può essere, perché in Sud America sono scappati molti gerarchi nazisti e anche altri sono scappati e nell'Unione Sovietica e soprattutto negli Stati Uniti, come von Braun, l'inventore delle V1 e delle V2, che hanno massacrato civili in Europa, e poi è stato utile per i progetti Apollo e Saturno per la corsa nello spazio. In effetti senza i vettori progettati da von Braun, cioè l'inventore delle V1, delle V2 e delle V3 a reazione, non sarebbero mai andati sulla luna i nordamericani. Quindi sono andati con dei vettori, con dei razzi,
inventati da un nazista, capito? È un nazista riciclato. E molti che hanno formato poi il Pentagono, molti gerarchi militari nordamericani della CIA, dell'FBI, eccetera, e venivano proprio dalla Germania e dall'Italia forse anche. E quindi è una teoria, non si hanno prove, non si hanno prove, ma quello che è certo è che soprattutto ai nordamericani gli importava non tanto il nazista che aveva commesso dei crimini di guerra o aberrazioni ideologiche, ma quello che sapeva, aveva un know-how sia sotto il punto di vista spionistico che tecnico militare per poter confrontarsi con la potenza emergente, l'Unione Sovietica. Quindi scappavano i progettisti, gli ingegneri, gli architetti. Può darsi che gli abbiano dato un salvacondotto, ma può darsi che no. Tu vedi nella storia come è successo. Bin Laden lo hanno sfruttato in chiave antisovietica in Afghanistan e poi quando è diventato pericoloso era già un nemico degli Stati Uniti. Saddam Hussein lo hanno sfruttato per combattere l'Iran degli Ayatollah, e poi quando già diventava troppo indipendente è diventato un nemico pure lui. Karim Pelosi, hai una bella parlantina, complimenti, grazie mille Karim. Allora ti interesseranno di sicuro i miei altri video che ho fatto nel mio canale, commentali e fammi sapere cosa ne pensi, e se ti è possibile anche condividi i miei video affinché anche altri possano commentarli, e così aiuterai il mio canale a crescere. E poi non ci scordiamo quello che hanno fatto con il colonnello Mahmoud Gheddafi, che prima era un pericoloso terrorista, poi è diventato buono e poi magicamente è diventato terrorista di nuovo e lo hanno ucciso. E quindi non mi meraviglia che Hitler all'inizio fosse stato visto come uno strumento anticomunista, poi si è sbizzarrito, è diventato un cane pazzo come dicono negli Stati Uniti, ed è diventato pericoloso perché ha morso la mano di chi lo ha armato. La Germania nazista come si è potuta riarmare con migliaia di milioni di tonnellate di materie prime senza che nessuno si renda conto? Come hanno potuto fabbricare decine di migliaia di aerei da guerra, di Stukas, di Panzer, di sottomarini? Si sono riarmati già durante la Repubblica di Weimar, che non si poteva armare, già si riarmavano, ma in più durante i primi anni del nazismo come si sono potuti riarmare senza che nessuno se ne accorgesse? I mitici Tiger, esatto. Come hanno potuto costruire tanti Panzer senza che il mondo occidentale lo sapesse, che avevano spie avevano a Berlino, e nessuno sapeva di quello che Hitler aveva annunciato nel Mein Kampf, di tutta la sua strategia politica militare, che poi è andato contro il suo migliore alleato, non Benito Mussolini ma Stalin, che all'inizio era alleato di Hitler e poi fu il peggiore nemico di Hitler quando Hitler lo attaccò, perché c'è questo mito che gli americani sono venuti a salvarci in Europa contro i cattivoni dei russi, ma non è vero. Quelli che hanno rimesso più soldati sono stati proprio i russi, che hanno avuto più cadute nell'Europa orientale e in Russia e nell'Unione Sovietica, Unione Sovietica, per combattere contro i nazisti che erano alleati prima. Hanno invaso la Polonia i sovietici assieme ai nazisti. Questo nei libri non ci sta molte volte. No, non l'ho letto. Mi avevano prestato una versione in inglese, però io l'inglese lo leggo male, e poi perché era scritto in un inglese molto antiquato. Dovrei trovare in internet di sicuro ci sarà qualche versione in italiano. Comunque alla fine, come dire, in tanti si sono voluti garantire di avere i loro gerarchi
nazisti a portata di mano, russi, nordamericani. Karin Pelosi, la scuola insegna cose sbagliate, molto sbagliate in fatto storico. Esatto, perché i libri scolastici sono determinati da dei decreti ministeriali governativi. Allora ogni ministro dell'educazione deve fare il suo programma didattico, deve fare vedere che è buona qualcosa in Italia. E la prossima volta mi prendo un bicchiere d'acqua. E devono fare vedere che loro riescono a fare delle cose rinnovate. Pensa che in scuola si insegna di solito fino al secondario la storia fino al 45. Esatto. Ciao iscritto like, la storia scritta dai vincitori, ma per giunta dal 45 in poi io che mi sono ricevuto perito ragioniere non ho studiato nulla. Non si studia la storia degli anni 60, la storia degli anni 70. Nessuno ascolta i perdenti, giusto Karin Pelosi? Però oltre quello, per esempio Starberry Studio, ciao amico, da tanto tempo che non ti ascolto. Cosa pensi? E vabbè, mi hai cancellato il commento, non so perché, non ho avuto tempo di leggerlo. Strawberry Studio 2 o tu, perché mi hai cancellato era vabbè. Perché ci fanno leggere sempre le stesse cose di storia nelle elementari, nella media inferiore, eh, nella secondaria. Cioè voglio dire, sempre con gli antichi romani, gli antichi egizi, che poi sempre 2 o 3 paragrafi a ogni 100 anni, no? E non si studia per esempio la storia di dopo il 45. De Luna, anche su Garibaldi ci sono molte controversie. Ciao iscritto like, il cattivone pazzo tedesco che vuole invadere il mondo, ma per favore, tutti vogliono invadere il mondo, tutti vogliono essere egemonici, ma è così. Per esempio non si dice che già sul finire della guerra, infatti, cosa che nessuno sa, che nella Germania nazista, nel terzo Reich, ci sono stati 2 Führer. Morendo ha lasciato come Führer a Dönitz, l'ammiraglio della flotta tedesca. E Dönitz, in pochi mesi che è stato Führer, prima della rendizione incondizionale, ha fatto una cosa eroica: ha portato a salvo milioni di cittadini tedeschi che vivevano da prima che il terzo Reich si espandesse a oriente, e li ha salvati da una massacre. Ma lo sapevate che sono morti milioni di cittadini tedeschi oppure di idioma tedesco da prima del 45 a dopo il 45 per colpa delle rappresaglie degli slavi contro i tedeschi o contro quelli che parlavano idioma tedesco? Questo i libri di storia non lo dicono, che c'è stato un esodo dall'est di tedeschi o di discendenti di tedeschi che vivevano lì da prima del 1900. Se ne sono dovuti andare perché c'è stata pulizia etnica, li massacravano. Ciao iscritto like, a Danzica vi erano tedeschi residenti e Hitler è stato costretto a invadere quella zona e i russi con la scusa invasero l'est. Ciao iscritto like, tutti i documenti scomparsi di Mussolini rubati dagli inglesi. Mussolini piaceva molto a Winston Churchill, lo preferiva a Hitler. Poi Hitler, Mussolini si è alleato a Hitler e allora hanno preso le distanze. Ma se certo ci sono cose che sono sparite anche della mia memoria perché mi erano venute in mente. Però voglio dire, ci sono state anche le famose purghe di Stalin. Stalin non soltanto
ha mandato ai lavori forzati in Siberia o ha ucciso milioni di prigionieri di guerra tedeschi e anche civili nell'est europeo, ma addirittura ci sono state nei paesi socialisti sovietici delle purghe negli anni 40, 50, 60. Per esempio in Ucraina ammazzavano persone di ascendenza polacca, lituana. In Polonia uccidevano ucraini o se ne dovevano andare in Polonia. Di fatto, oltre alle purghe, Stalin faceva delle deportazioni di massa e quindi lui voleva dividere i popoli per governarli meglio. Quindi tutti i polacchi dovevano ritornare in Polonia, tutti gli ucraini dovevano stare in Ucraina, tutti i russi in Russia. Ciao, iscritto like. Infatti Winston prese i documenti dopo la morte di Benito e dopo se ne andò a farsi il bagnetto al mare in Liguria. Infatti dicevano che in un certo lago c'era sommerso il tesoro di Mussolini, non so. Karen Pelosi, vogliamo parlare del mitico Erwin Rommel? Quello sì che è stato un gran generale, la volpe del deserto, esattamente. E poi la storia dei finti diari di Hitler, che in realtà hanno preso degli scritti di Hitler che sono esistiti veramente e alla fine li hanno mischiati con delle menzogne, diari che erano falsi, intenzionalmente falsi, e che si sapeva che erano falsi. E quindi, come dire, non mancate, se vi interessano anche questi argomenti, di guardare in questo mio secondo canale Radio Sant'Enchan e di condividere i programmi del link che vi ho dato, affinché anche altri possano commentarli. Poi se voi volete che io commenti i vostri video, quindi li guardi, gli dia like, per ogni video mio che commentate io commenterò un vostro video, capito? Ciao, iscritto, like. Io penso che il tutto scoppiò dalla crisi finanziaria del 29. La guerra si doveva fare, esatto. E poi la grande guerra 14-18, in cui l'Italia non doveva entrare, ha rovinato tutta l'Europa e ha rovinato anche la Germania e l'Austro-Ungheria. Karin Pelosi, chissà perché hanno fatto queste cose qua. Forse chi l'ha fatto aveva paura e non lo so. Ciao, iscritto, like. E quanto prima un altro trauma rovescerà il mondo. Io, prima che cadesse il muro di Berlino, da giovane negli anni 80 dicevo: il socialismo sovietico non ha futuro, il muro serve a proteggerci a noi dal loro comunismo. E infatti l'America, per non perdere degli alleati, ci dava delle agevolazioni finanziarie, economiche. E dicevo anche il capitalismo è destinato a cadere. E adesso si vede come ci saranno nel 2020 delle crisi mostruose a livello finanziario ed economico nel mondo intero. Quindi io ve lo dico, nel mondo ci saranno delle crisi sempre più forti, climatiche, economiche, sociali. Guardate un po', tutto il mondo sta bruciando. Chi l'avrebbe mai detto? La Cina, che è ultra capitalista finanziaria oltre che comunista, sta bruciando in Hong Kong. Sono ritornati i gilet gialli. Con la Brexit chissà che cosa succederà. Negli Stati Uniti si hanno incertezze. In Messico c'è un narcostato. Cile brucia. Bolivia arde. Strawberry Studio, cosa pensi di Einstein, che essendo di origini ebree sia fuggito in America e poi si sia vendicato aiutando gli americani a Los Alamos con l'atomica? Può essere. Infatti si sa che Albert Einstein voleva destinare la bomba atomica per sconfiggere il Terzo Reich
è che quando ha saputo che la Germania nazista era stata sconfitta e che Eisenhower voleva comunque utilizzare come prova di forza la bomba atomica su un Giappone che era già allo stremo perché aveva perso la guerra del Pacifico, lui fu uno dei firmatari, Albert Einstein, perché non si usasse la bomba atomica. E quindi sì, lui la voleva usare non sul Giappone ma le voleva usare sulla Germania nazista, ma quando ha saputo che le volevano usare sul Giappone, lui ha scritto al presidente Eisenhower, credo, e assieme a altri scienziati, Oppenheimer, perché non lo usassero, e invece l'hanno usata perché altrimenti il Giappone sarebbe stato invaso. A quei tempi ancora non c'era la Cina comunista, non era del tutto comunista, l'avrebbero usata, avrebbero invaso, voglio dire, i russi, il Giappone, e quindi avrebbero avuto influenza nel sud-est asiatico, cosa che poi ebbero attraverso Corea del Nord, attraverso tante cose. Sì, ma un attacco via terra era troppo dispendiosa per l'America, allora via la bomba atomica. Ma bastava fare un embargo navale e il Giappone si trovava stremato senza. Non ti scordare che in Giappone non ci sono materie prime, non c'è nulla. Allora bastava un embargo navale, un blocco navale, e il Giappone si sarebbe arreso per sfinimento. Karin Pelosi, io vado, buonanotte, grazie per la piacevole compagnia, buonanotte a tutti. Karin Pelosi, se vuoi che ti commenti dei video, tu commenta i miei, però non fare come un mio amico che ha messo 30 commenti a un unico mio video sperando che io gli commenti 30 suoi video. Per ogni video vostro che volete che io vi commenti, mi raccomando, commentate un mio video, occhio per occhio, video per video. Veramente sì, vi comprendo se non mi seguite più, perché io sono da 47 minuti che sto in live. Poi non so se gli troverò un titolo per questa live, perché ho parlato di tutto, ho parlato di più, ho parlato molto, troppo. Titolo provvisorio, e credo che ci stia bene così. Io non so che titolo dare a una live che ha per argomento qualsiasi cosa, capito? E non so, non so veramente, non so veramente che titolo dargli. Sarebbe un ardire pensarlo. Strawberry Studio 2, non tutto ma di tutto, esatto, un po' come quello che ho letto io durante tutta la mia vita. Non ho letto tutto ma ho letto di tutto, anche se molti altri libri sono andati persi. C'ho 3 mobili pieni di libri. Ciao, iscritto, like. Comunque la storia non ci insegna mai niente, secondo me il tutto si sta ripetendo, i vecchi trucchi si ripetono ma con le tecnologie moderne. De Luna, intanto sto cercando facendo le uova intanto sto cenando facendo le uova sbattute. Titolo: un po' di storia. Mi sembra giusto, per chi arriverà alla metà del video ci sarà molta storia. Poi che dire, purtroppo ho dovuto interrompere il video di prima, o per fortuna, perché altrimenti sarebbe venuto un video di 2 ore. Comunque adesso fra 5 minuti taglio, perché tanto non è che la gente ha la resistenza come per guardare un video di 50 minuti, un minuto. E poi sento che ho detto di tutto.
sento che già mi devo accomiatare da voi. Poi mi raccomando, metterò in questo e nell'altra live sempre titolata titolo provvisorio che dura 35 minuti. Guardate, ho fatto due live, questa da 50 minuti e una da 35, e io che dicevo faccio dei video da 5 minuti ne faccio tanti, e invece quando stai in live che ricevi i commenti non puoi dire vabbè gli faccio su 5 6 temi dei video su 10 temi faccio dei video da 5 minuti. Strawberry Studio 2, cioè come titolo non tutto ma di tutto intendo. Una volta c'era una trasmissione con quel titolo. Ti saluto, ciao Strawberry Studio, mi raccomando condividi questo video affinché lo possano commentare e chiedi che lo condividano a loro volta. In questo modo mi aiutate, io sono uno youtuber disoccupato, mi aiutate a rimodernizzare il mio parco tecnologico, perché vorrei tanto avere una connessione in fibra ottica e non dovermi più filmare con una webcamera del 99, che poi questo cellulare un Nokia Asha 302 già non prende più la linea per fare le chiamate telefoniche o mandare gli sms, e non riesco a usare WhatsApp. Ciao iscritto like, eri emozionata la tua prima live o video di oggi? Sì, molto, si denota, ma anche nel passato. Poi ero molto emozionato quando non quando ho fatto le prime live con questa webcamera nel 2013, il webcamera del 99, ma quando sono riuscito a fare una live con il cellulare, con questo cellulare qua, che poi ultimamente mi va male il wifi, e ero molto emozionato quando ho caricato anche la mia prima premiere, perché posso fare dei video in tutta calma, editarli, caricarli e poi rispondere alla chat, però il video marcia per conto suo. E quindi c'ho molti video nei quali in realtà sono dei video musicali di musica rilassante, guardateli e guardateli più di una volta al giorno. E quindi come dire, adesso voglio fare altri 2 minuti se ci riesco, accomiatandomi da tutte e tutti voi. E vi ringrazio molto. Poi YouTube comunica in ritardo a volte che qualcuno si è iscritto al proprio canale. E vediamo un po'. Vorrei andare al canale tuo. Ciao iscritto like, vediamo se ci riesco. Vediamo se ci riesco. Ah, eccoti, ti ho trovato. Vediamo, faccio canale. Ma non ti trovo. Mi daresti il link? Ciao iscritto, grazie. Se metti, io sono di Casal Palocco. Vediamo qua, ecco qua. Mi dovresti dare, ciao iscritto like, il link del tuo canale, così mi iscrivo adesso, perché chiudo. Sì, provincia di Roma, esatto, è un quartiere residenziale della 13ª circoscrizione. Sì, mi trovo bene. E tu di dove sei? Ciao iscritto like, mi potresti dare il link qua in chat che così mi iscrivo? Brescia, ah benissimo,
però non ti riesco a trovare come ciao iscritto like. Non ti riesco a trovare, fra poco devo tagliare. Clicca nei tre puntini e vai al canale. No, ah, ecco, ecco qua. Allora te lo dico già da subito. Ciao iscritto like. Questo canale non ha contenuto e questo canale non c'ha video. Vabbè, io mi iscrivo e aziono la campanella. Aspetto naturalmente che tu carichi del contenuto. E quindi, come dire, uso, sì, lo uso per commentare. Va bene, allora vi debbo lasciare perché già è troppo tardi, già è tardissimo, siete in quattro, mi spiace dovervi lasciare così. Alla prossima, care amiche ed amici che mi state seguendo, grazie per i 5 like. Mi raccomando, grazie, ci hai iscritto like, sei bravo anche te, caro amico. Mi raccomando, condividete questo video dopo averlo commentato, condividete i miei video che guardate, io vi raccomanderò dei video a fine riproduzione di questo video. E poi buonanotte De Luna. E poi mi raccomando, commentate ogni video mio in modo che io commenterò lo stesso numero di video vostri. Ciao iscritto like, buonanotte. Se voi volete che io vi commenti 30 video, quindi guardandogli e dandogli like, commentatemi 30 video, non fare come un mio amico che mi ha commentato un unico video 30 volte e io gli ho commentato un solo video. Passate dal mio canale e vabbè, adesso questo video sarà disponibile, però non come live. D'altra parte ho fatto già 57 minuti e 25 secondi, sono stanco, dovrei arrivare a un'ora, ma stirando e poi non so quanti reggeranno un video di un'ora da vederlo. De Luna, io lascio le persone libere e mi ritengo altrettanto, commento solo se mi fa piacere e accetto altrettanto. Ah, va bene, io lo facevo come fa Andrea, no? Cresciamo insieme, facciamo parte della community, queste storie qua. Comunque io non mi sono mai iscritto perché si iscrivano al mio canale, hai ragione tu. Poi d'altra parte quando ho commentato video di altri non hanno commentato necessariamente il mio video, quindi alla fine è proprio come tu dici, bisogna lasciare gli altri liberi perché non cambia nulla, non cambia. Se uno ha l'opportunità di seguire altri canali, pensa che io sono arrivato a commentare, a dare like a così tanti video che un giorno sono stato col cellulare 2 ore a mettere like e a commentare video di altri. Poi è certo che ti danno il feedback, ti commentano i video, però poi questo sistema schiavizza un po', quindi alla fine è meglio commentare ciò che piace. Ti ho visto su YouTube, ti ho conosciuto lì. Ah, ciao, iscritto like, sono contento. E se vai nella mia community, se vai nella mia community vedrai che che anche c'è un certo Cavaradossi, prego per te, che fa questi video, che usa le mie foto, che sono video divertenti. E adesso per esempio questo è un video che ho fatto di rilassamento. E guardate quest'altro video divertente che non è mio. Io non ho nessuno che mi
lì che o che commenta quasi quasi chiudo. No, no, dopo passerò io dal tuo dal tuo canale, cara De Luna. Io commenterò tutti i tuoi video. Ecco, poi qua volevo farvi vedere che c'è, ecco qua, Cavaradossi prega per te, che ha fatto dei video ironici. Guardate un po', le lascio il link. Io De Luna passerò forse stanotte, forse in altri momenti quando potrò, e guarderò i tuoi video, non ti preoccupare. Qua c'è un altro video. No, stai tranquillo, sei troppo gentile, ma non chiudere YouTube, non ti arrendere, non ti arrendere. Ecco qua, come potete vedere, vi lascio dei link, poi se volete commentateli. Questi ultimi video poi non trovo l'ultimo, vabbè, ma adesso veramente devo staccare. Lo so che è brutto, vabbè, poi ho fatto questo che forse avete visto. Nube Eats, ciao Santen Chat Chan, ciao Nube Eats, come va? Buonanotte, stavo per chiudere. E va bene, caro mio amico. Poi c'è questo che ho fatto, questo video su Matteo Montesi. Buonanotte, va tutto abbastanza bene? Sei su Instagram? Sì, cercami come Santen Chan, ovviamente. Ci risentiremo in Instagram, anche se stanotte non accenderò il cellulare. Ah, lo chiedevi a il cane come sta? Sì, i miei cani stanno bene. Guardate, c'è una lista di riproduzione con i cani. Io sto bene. Ah no, ma parlate fra di voi. Va bene. Comunque, ciao, iscritto, like. Santen Chan, segui Nube per apparecchie live. Quanti cani hai, San? Io 5. Io attualmente 3. Poi contando anche quelli che se non sono andati a casa di qualche parente, va bene, avrei di più. Eh, perché erano troppi, ma tanto stanno qua in giro. E quindi, come dire, cari amiche ed amici, adesso siete di nuovo in tanti a seguirmi, e, e come io vi avevo detto, ci sarà un rimpasto di governo, e ve l'avevo detto. Vediamo, forse questo link, guardatevi questi video divertenti, non sono i miei, grande, ammiro chi ama gli animali. Grazie, caro amico. Allora guardati questa playlist con i miei animali. Vediamo un po' se la trovo.
eccola qua. Ciao, adesso vado. Veramente ciao Sant'Enchan, ciao Nicolò. Sono un semplice utente che segue alcuni di voi. Grazie, ed è grazie a te, ciao iscritto like, che noi possiamo andare avanti. De Luna, con la barba mi ricordi un po' Eric Clapton. Grazie. Sai il mio nome chi sei? Nicolò Cono io. Sai il mio nome? Chi sei? Vabbè, qua vi lascio il link della lista di riproduzione dei miei cani. Vi devo lasciare? Siete in 5, mi dispiace lasciarvi. Ma chiudiamo un po' di finestre qua. Guardatevi quest'altro video. Mi dispiace quando sono tante le persone che ti seguono. Buonanotte San Tenchan, buonanotte Nube Iz. De Luna, sono ciao proprio sul più bello che c'ho 5 persone seguendomi, ma immagino che voi non tagliate perché non taglio io. Allora tagliamo insieme al conto di 5, 4, 3, 2, 1. Se non chiudi resto. Vabbè, io non chiudo anche per avere minuti o ore di visualizzazione, però facciamo così. De Luna, Nube Eats, ciao iscritto like, aiutatemi a avere ore di visualizzazione. Diffondiate questa live e quanti miei video più potete. In questo modo potrò avere almeno 12 ore di visualizzazione al giorno e, e riuscire a raggiungere le 4000 ore. Me ne mancano più di 3000 e quindi mi raccomando, io non tagliavo per avere anche del tempo di visualizzazione, ma adesso veramente sono molto stanco, ho la gola secca. Allora condividi questa live, grazie Nube Eats. De Luna, mi raccomando, se poi condividila anche te, e ogni video che guardate che vi piace mio condividetelo attraverso WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, così riuscirete a far decollare il mio canale, che io ci dedico molto impegno. Ciao a tutti e grazie di avermi seguito. Purtroppo De Luna la trasmissione finisce qui, purtroppo. Va bene San Nube Eats. Purtroppo Luna, tutto ciò che ha un inizio, tutto ciò che ha un principio ha una fine. Ciao, buonanotte. Ah no, per stare con noi io non so nemmeno chi sono i miei due iscritti. Beh, uno sarò io voglio, si vede che sono già iscritto, cara De Luna, perché non riesco a, a iscrivermi attraverso la chat. Ok, libertà. Nube Eats, Luna, mi iscrivo io a te. Ciao, buonanotte, buonanotte, perché veramente stiamo temporeggiando e poi quando la gente guarderà un'ora e 10 minuti si spaventerà e non guarderà neanche il video. E poi lanciare dei messaggi adesso alle persone: se avete visto questo video condividetelo. Chi è che arriverà a questo punto? Ora hai 5 iscritti,
grazie mille, grazie a tutte e tutti voi per avermi seguito. Adesso rifarò un po' gli hashtag a questo video. Ciao ciao. Nube Eats notte, io le faccio da 4 ore le live. Ah, lo so, però io già sono stanco e poi insomma mezzanotte e 16 de luna. Grazie, mi scrivo anche io, ma forse chiudo lo stesso. Nube Eats, ciao. Ma che cosa chiudi? Cioè che non segui più qua la live? Non chiudere il canale, eh? Ciao. Non chiudere luna perché, dice Nube Eats. Gliel'ho detto anch'io prima che chiudi a fare. Non bisogna mai arrendersi, sempre si avrà qualcosa da dire. Non chiudere, magari chiudi per riaprire e allora cancella il vecchio. Ti vuoi trasferire a Dailymotion o a Vimeo? Ci avrai meno ascoltatori. Comunque veramente fare delle live da 4 ore. Grande San, sei saggio. Bisogna sempre esprimersi. E poi voglio dire, prenditi Instagram. De luna, grazie. E ho altre cose da sistemare. Va bene, intanto lascialo in sospeso il canale di YouTube. Ogni tanto magari userai la posta o aprirai una sessione in YouTube o in Google Chrome, così non ti cancellano l'account, perché se per più di un anno non utilizzi ti cancellano l'account. E poi quando avrai qualcosa da caricare ci dai un'occhiata. Non è che devi essere sempre presente, capito? Entra ogni 3 mesi, carica ogni volta che ne hai voglia. C'è gente che carica una volta l'anno i video, una volta ogni 2 o 3 anni. Non c'è bisogno di caricare ogni giorno o 3 volte al giorno. Leggi i messaggi una volta all'anno, fai quello che ti pare, ma non cancellare, perché poi te ne puoi pentire. Il vantaggio di avere un canale con molti anni è che magari sta primo nella graduatoria, non so. Ade Nube Eats, ho visto quel canale ho visto quel cane sul canale di Luna e mi sono iscritto al volo. Grazie per il ricambio, Luna. Quindi conviene stare su YouTube. Sì, potrei fare anche di più, dice Luna. Per ora sono un po' limitata. Comunque siete molto carini, grazie. Non ti arrendere, non ti arrendere, staremmo sempre con te. Io adesso vendrò a vedere tutti i tuoi video. Già ne ho visti qualcuno, però l'ho fatto fuori dalla sessione, l'ho fatto nello smart TV. Adesso col cellulare guarderò e commenterò. Adesso siamo in 3 a parte me. Se vuoi ti sponsorizzo, Luna. Sponsorizza anche a me, Luna. Nube Eats. Hello, the joy Tuk Nam. Hello, my eh, friend. How are you? The joy Nam è un amico vietnamita. Nube Eats, certo San, grazie mille, sponsorizzami. Poi Nube Eats cerca nel web con il nome Santen Chan, noterai che ci sono migliaia di foto, migliaia di video, migliaia di tutto. De luna, no grazie davvero, non so se chiudere, riaprire. Sei molto gentile, sponsorizza Santen Chan che ci tiene. Chiudere, riaprire. Ah, vuoi proprio cambiare la conto? Guarda che puoi aprire un altro canale con una conto, ne puoi aprire uno principale e 4 secondari, oppure puoi occultare tutti i video del tuo canale principale e riaprire uno secondario. Nube Eats, si vede già dal tubo che sei molto attivo. Dal tubo. Boh. Mi salutano persone dal Vietnam. Allora, the joy touch nam, hello to you.
Nube Eats, come vuoi Luna. De Luna, non posso neanche cambiare la foto profilo. Che disdetta. No, perché quella è collegata all'account principale. Devi aprire un canale secondario, poi te la fanno cambiare ogni tanti giorni. Ma se tu non avevi cose importanti, se no salva i video, chiudi il canale e ricarica. Da Google si cambiano e va bene. Cerca dei tutorial come cambiare l'avatar nel 2019. Vedrai che a tutto c'è soluzione. Luna, a tutto c'è soluzione, vedrai. Nube Eats è facile, infatti. Comunque vedremo. Ora ho delle cose in sospeso. La foto si cambierà solo col computer, e questo è vero, questo è vero. Con l'applicazione per cellulare non si cambia niente. Io ci ho provato, poi dipende dal modello di cellulare che hai. Con il mio non si cambia. Comunque non ti arrendere. Dal computer, oppure magari dall'applicazione di YouTube per cellulare si può cambiare, non lo so. Tu prova a consultare in internet col cellulare, dal brownsware naviga. Adesso siete in 4. Nube Eats io l'ho cambiata qualche giorno fa e il pc non ne ho. Prova con l'applicazione, oppure entra in YouTube dal brownsware, da Google Chrome, apri una sessione dal Google Chrome in YouTube. Ho già provato, grazie. E non ti è venuto De Luna? Vabbè, come mi dispiace. Di che si parla qua? Dez drone. Veramente questa live doveva essere già finita da 17 minuti. Io sto seguendo le conversazioni in chat e abbiamo parlato di tutto, di storia, di tutto. No, siete gentilissimi. Riprovo. Brava De Luna, non ti arrendere. Poi consulta molti video tutorial. Potrai vedere come fare a cambiare la foto. Nube Eats, si va su Google, si clicca il proprio avatar, poi ti chiede gestisci account. Caro Dezdrone, come potrai vedere qua ormai si è arrivati alla frutta, perché io ho parlato per un'ora e 18 minuti e non si è arrivati. Adesso si è arrivati in pratica a non sapere più di che parlare. Si sta parlando degli avatar, però abbiamo parlato per esempio di di quello che succede nel mondo, di tutti i disordini. Abbiamo parlato della magia a Torino, poi ho fatto un live precedentemente, è saltata la luce in casa e questo è il secondo live che ho fatto. In pratica l'altro video, l'altro live che ho fatto precedentemente era durato, non so se la bellezza, e non so se è stato un bene o un male che è saltata la corrente, 23 minuti e 45. Quindi se calcoliamo il live di prima, adesso sono 23 più 18, facciamo 20, sono un'ora e 40 minuti che sto in live, calcolando il live precedente, e adesso siete in 6. De Luna, sì, sono un po' capra. Nube Eats, a quel punto vai nella sezione privacy e si cambia. Ma sei giapponese, San? No, sono di Roma, Casalpaloco. Ecco qua. Il mio nome è perché ho preso rifugio nel buddismo cinese. Allora Santen Chan è un nome buddista cinese. Mi dice solo dal computer, in effetti. Ah, allora sai che puoi fare, De Luna? Dal brownsware, per esempio Google Chrome, cerca di entrare in YouTube,
apri una sezione, sì, si chiama prendere i voti nel buddismo. Qua c'ho il mio patentino, guarda caso mi hanno dato il libretto buddista, perché ho preso rifugio nei tre gioielli, nel Tripitaka, e questo è il tesserino da buddista cinese. Il Buddha, il Sangha e il Dharma. Il Buddha, il Sangha che è la comunità, e il Dharma l'insegnamento. E l'una io lo faccio dal cellulare, questa mi mancava. Sai Luna, che puoi entrare dal browser, da Google Chrome, e metti YouTube e poi metti accedere, e apri una sessione come se fosse dal computer. E se c'hai dei problemi nel browser ci sono i tre puntini, e metti visualizza come pagina web, come da computer, e allora ci avrai tutte le opzioni che da desktop. Ah, dicevo del rifugio mi mancava. Va bene, cerca dei miei video sul buddismo, poi ne parlerò in un'altra live. Ma adesso sono già 40 minuti e passa, un'ora e 40 minuti, e siete in uno che mi seguite. Allora è il miglior momento per tagliare. Probabilmente sarai tu dell'una o Nube Eats che mi seguite. Vi lascio, scusate se non ho guardato tutto il tempo la camera, guardavo lo schermo e leggevo i commentari. De Luna, grazie, poi provo. Io faccio così, facevo così finché non ho caricato l'applicazione Creator Studio, non so che cosa. Ciao Nube Eats, buonanotte. Entra dal browser, metti le mail e la password, e poi quando sarai entrata metti a volte ci sono dei problemi perché ti rimanda l'applicazione di YouTube, però metti vedere web desktop. Ciao Sam, buonanotte. Buonanotte Nube Eats. Siamo almeno in due ma non li conta. Buonanotte De Luna, siamo in tre, forse mi conta anche a me, io e te e un buon caffè. Ma adesso c'ho male alla gola a forza di parlare. Mi diceva Nube Eats che a volte faceva 4 ore di live. Beh, io quasi sto arrivando alle 2 ore, perché nella live precedente ho fatto 23 minuti 45 24 minuti. Allora qua sto un'ora e 23 e ho fatto un'ora e 50 grosso modo. Però adesso vi lascio, devo avere la forza di volontà, perché gli ultimi 23 minuti in pratica solo per intrattenerci e non andare a dormire, che è mezzanotte e mezza. Poi domani chi mi sveglia, chi mi trascina giù dal letto? Non sarò a ripetere, condividete i miei video, e se volete dei commenti ai vostri video commentate i miei in numero proporzionale, eccetera eccetera. Ciao ciao. È sempre triste l'addio, ma mi devo accomiatare da voi. Om mani padme la prossima volta parlerò di buddismo nella live o nella differita. Forse mi filmerò con questo vecchio tablet per non utilizzare il cellulare, il Motorola Moto X seconda generazione del 2014, che è quello più buono che ho, e poi il Nokia Asha 302. Mi sto filmando con questa vecchia webcamera del 1999 Logitech analogica, che non ha dei problemi di wifi perché è connettata con il cavo, come potete vedere, usb, che non mi funziona l'usb 2.0 nel mio computer, che è un computer del 2010 Intel dual core duo. Bacetto, buonanotte De Luna, bacetto, buonanotte. E già sono stressato, mi trema la mano dallo sforzo di tenere il microfono così, perché altrimenti non si sentirebbe la voce.
e niente, vediamo come vendranno le differite, le premier con questo vecchio tablet, che la camera di dietro filma sfocato, la camera davanti c'ha un microfono del cavolo. Vediamo. Ciao. Ho fatto già un'ora e 50 55 calcolando la live di prima, che forse è stato un bene che si è interrotta, forse sarà la live più vista. Infatti c'ha 15 visuals la live di prima. Ora siamo in 4, sì, purtroppo vi devo abbandonare, se no non si finisce più. Ciao.